Benvenuto in Esercitati con l'italiano attraverso le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta un pastore che aveva un cane fedele di nome Sultan. Sultan era molto anziano e aveva perso tutti i denti. Un giorno, mentre il pastore e sua moglie si trovavano fuori dalla loro casa, il pastore disse: «Domani mattina sparerò al vecchio Sultan perché non c'è più utile». Sua moglie rispose: «Per favore, lascia vivere il povero cane fedele. Ci ha aiutato per molti anni e dobbiamo prenderci cura di lui per il resto della sua vita». Il pastore replicò: «Ma cosa possiamo fare con lui? Non ha denti e i ladri non lo temono affatto. Certo ci è servito, ma lo ha fatto per guadagnarsi il suo cibo. Domani sarà il suo ultimo giorno, te lo prometto». Il povero Sultan, che riposava nei dintorni, sentì tutto ciò che il pastore e sua moglie dissero. Era molto spaventato all'idea che domani sarebbe stato il suo ultimo giorno. Quella sera andò dal suo amico lupo, che viveva nel bosco, e gli raccontò tutte le sue preoccupazioni e come il suo padrone pianificasse di ucciderlo la mattina successiva. «Non ti preoccupare», disse il lupo. «Ho un buon piano. Ogni mattina il tuo padrone e sua moglie escono presto per lavorare nei campi e portano con loro il loro bambino. Mettono il bambino a terra dietro la siepe all'ombra mentre lavorano. Dovresti sdraiarti vicino al bambino e fare finta di sorvegliarlo. Io uscirò dal bosco e prenderò il bambino. Tu dovrai inseguirmi il più velocemente possibile. Io lascerò cadere il bambino e poi potrai riportarlo indietro. Loro penseranno che tu abbia salvato il loro bambino e saranno così grati che si prenderanno cura di te per il resto della tua vita». Sultan gradì molto questa idea e decisero di mettere in atto il piano. Il giorno dopo, il lupo scappò con il bambino per un breve tratto e il pastore e sua moglie urlarono in preda al panico. Sultan raggiunse rapidamente il lupo e riportò il bambino al suo padrone e alla sua padrona. Il pastore accarezzò Sultan sulla testa e disse: «Il vecchio Sultan ha salvato il nostro bambino dal lupo, quindi vivrà e sarà ben curato con tanto da mangiare. Moglie, per favore torna a casa e preparagli una buona cena e fagli usare il mio vecchio cuscino per dormire per il resto della sua vita». Da quel giorno Sultan ebbe tutto ciò che poteva desiderare. Poco dopo, il lupo venne a congratularsi con Sultan. Disse: «Ora, mio buon amico, non devi dire a nessuno cosa è successo. Devi solo voltarti dall'altra parte quando voglio prendere una delle belle pecore grasse del pastore». «No», rispose Sultan, «rimarrò fedele al mio padrone». Tuttavia, il lupo pensò che Sultan stesse scherzando e una notte venne a rubare una pecora. Ma Sultan aveva già avvisato il suo padrone di quello che il lupo stava per fare. Così si nascose dietro la porta del fienile e quando il lupo era impegnato a cercare una pecora grassa, Sultan lo colpì con un bastone forte, infliggendogli una buona batosta. Il lupo si arrabbiò molto e chiamò Sultan un vecchio furfante, promettendo di vendicarsi. La mattina seguente, il lupo mandò un cinghiale a sfidare Sultan a una lotta nel bosco. Sultan non aveva nessuno che lo aiutasse, tranne il vecchio gatto zoppo della casa del pastore. Così la portò con sé e mentre zoppicava, la sua coda stava dritta in aria. Il lupo e il cinghiale arrivarono per primi. Quando videro Sultan e il gatto arrivare, notarono la coda del gatto e pensarono che stesse portando una spada per Sultan. Ogni volta che zoppicava, pensavano che stesse raccogliendo una pietra da lanciare contro di loro. Così decisero che non volevano combattere in quel modo.
Il cinghiale si nascose dietro un cespuglio e il lupo si arrampicò su un albero. Sultan e il gatto arrivarono presto, ma rimasero confusi nel non trovare nessuno lì. Tuttavia, il cinghiale non si era nascosto molto bene, poiché le sue orecchie spuntavano dal cespuglio. Quando il gatto vide qualcosa muoversi e pensò fosse un topo, saltò su di esso e lo morse. Il cinghiale saltò su e grugnì, scappando e urlando: «Guarda in alto nell'albero! Lì c'è colui che è da biasimare!» Così guardarono in alto e videro il lupo seduto tra i rami. Lo chiamarono vigliacco e non gli permisero di scendere finché non si sentì in imbarazzo e promise di essere di nuovo amico del vecchio sultano. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.